Ehi, ascoltatori di Wow Podcast Italian, bentornati! Sono Lucas e oggi sono qui con la nostra Mia per parlarvi di qualcosa che mi è successo proprio ieri. Mia, devo assolutamente raccontarti questa storia. Ciao a tutti! Sono Mia e sono già curiosissima, Lucas. Cosa ti è successo ieri? Sembra importante. Sì. Allora, sapete tutti che da qualche settimana ho deciso di andare al lavoro in bicicletta, giusto? Beh, ieri mattina mi sono svegliato, sono andato in garage e ho trovato la mia bici con una ruota completamente a terra, piatta, zero aria. Oh no! E tu di solito vai al lavoro in quanto tempo in bicicletta? Normalmente ci vogliono circa 20 minuti, non è molto lontano, ma senza la bici avrei dovuto prendere l'autobus e quello mi avrebbe fatto arrivare in ritardo di sicuro. Quindi ho pensato, devo trovare un negozio di biciclette subito. Ah, capisco. E ne hai trovato uno vicino a casa tua? Ragazzi, vi ricordo che potete scrivere nei commenti se avete mai avuto un problema simile con la vostra bicicletta. Siamo curiosi di sapere. Sì, fortunatamente c'è un negozio di biciclette a circa 10 minuti a piedi da casa mia. Si chiama Ciclo e Più. Un posto fantastico, vi dico. Sono entrato e ho trovato un signore molto gentile dietro al bancone. Si chiama Mario. Mario! Un nome molto italiano. E com'era il negozio? Grande? Piccolo? Era un negozio di medie dimensioni, non troppo grande, non troppo piccolo. Appena entri, a destra ci sono tutte le biciclette esposte. Ce n'erano di tutti i tipi, da corsa, da montagna, per bambini, biciclette elettriche. Era bellissimo da vedere. Oh, che bello! Anch'io adoro guardare le biciclette nei negozi. È sempre interessante vedere i nuovi modelli. E a sinistra del negozio cosa c'era? A sinistra c'erano tutti gli accessori. Caschi, guanti, luci per la bici, borse, pompe per le ruote, catene, di tutto. E in fondo al negozio c'era il laboratorio, dove Mario e il suo assistente riparano le biciclette. Perfetto. E quindi hai parlato con Mario? Com'è andata la conversazione? Raccontaci tutto perché vogliamo imparare l'italiano insieme, vero ragazzi? Sì, esatto. Allora sono entrato e Mario mi ha salutato subito. Mi ha detto: «Buongiorno, posso aiutarla?» Con un sorriso grande così. Io ho risposto: «Buongiorno. Sì, ho un problema con la mia bicicletta. Ho una ruota a terra». Ottimo! Avete sentito? Ho una ruota a terra significa che il pneumatico è senza aria. È un'espressione molto utile da ricordare. E cosa ha detto Mario dopo? Mario ha detto: «Capisco, ha portato la bicicletta con sé?» E io ho risposto: «No, purtroppo no, è rimasta a casa. Pensavo di portarla più tardi, ma adesso ho bisogno di qualcosa per andare al lavoro questa mattina». Ah, interessante! E Mario ha avuto una soluzione per te? Sì, Mario è stato fantastico. Mi ha detto: «Guardi, abbiamo due opzioni. La prima opzione è che lei può noleggiare una delle nostre biciclette per oggi. Costa solo 5 euro al giorno. La seconda opzione è che lei può comprare una pompa e gonfiare la ruota da solo, anche se temo che abbia un buco». Che bravo Mario! Ha spiegato tutto in modo chiaro e semplice. Ragazzi, avete sentito la parola noleggiare? Vuol dire prendere qualcosa in affitto per un periodo di tempo. Si può noleggiare una bici, una macchina, un appartamento. È una parola molto utile. Esattamente! E io ho scelto di noleggiare una bici per andare al lavoro, perché avevo fretta. Mario mi ha mostrato diverse biciclette disponibili per il noleggio. E tu quale hai scelto? Hai qualche preferenza per il tipo di bicicletta? Ho scelto una bici da città, comoda e semplice, non troppo sportiva, non troppo pesante. Mario me ne ha mostrata una rossa bellissima e ho pensato: questa è perfetta. Ho firmato un piccolo modulo, ho pagato i 5 euro e via. Che storia divertente! Ma aspetta, e la tua bici con la ruota a terra? L'hai portata al negozio dopo? Sì, nel pomeriggio dopo il lavoro sono tornato con la mia bici. Mario l'ha guardata e ha detto subito: «Ah, ha un chiodo nella ruota. Questo è il problema». «Un chiodo? Ci credete? Avevo preso un chiodo per strada senza accorgermene». Ah! Un chiodo! Povero Lucas. E quanto tempo ci ha voluto per riparare la ruota? Mario mi ha detto che normalmente ci vogliono circa 30 minuti per cambiare una camera d'aria. Io ho detto: «Va bene, aspetto qui». E mentre aspettavo, ho guardato tutte le biciclette nel negozio.
Ragazzi, c'era una bici da corsa rossa e nera che costava quasi 2000 euro. Non ci potevo credere. 2000 euro per una bicicletta? Ma è quasi come una macchina usata. Ragazzi, cosa ne pensate? Spendereste così tanti soldi per una bicicletta? Scrivetelo nei commenti. Lo so, anche io ero sorpreso, ma Mario mi ha spiegato che quelle bici da corsa professionali sono fatte con materiali speciali, molto leggeri. Il telaio è in carbonio, i freni sono di alta qualità. Per i ciclisti seri è un investimento. Capisco. È come per chi ama cucinare e compra coltelli professionali molto costosi. Se è la tua passione, investi di più. E la riparazione della tua ruota, quanto è costata? Molto meno, per fortuna. Mario ha cambiato la camera d'aria e ha anche controllato tutta la bici. Mi ha detto: ho visto che anche i freni hanno bisogno di una piccola regolazione. Posso farlo adesso se vuole, non costa molto. Ho detto sì, ovviamente. Bravo Mario. È una persona che fa bene il suo lavoro e pensa anche al cliente. Ragazzi, avete sentito regolazione? Vuol dire un piccolo aggiustamento, una correzione. Si usa spesso in italiano. Esatto. Alla fine ho pagato 22 euro in totale, 12 per la camera d'aria nuova, 5 per i freni e 5 per il noleggio della bici di questa mattina. Non male, vero? 22 euro per risolvere tutti i problemi. È un ottimo prezzo. E mentre aspettavi la riparazione hai parlato ancora con Mario? Sì, abbiamo parlato un po'. Ho scoperto che Mario ha quel negozio da quasi 30 anni. Ha iniziato quando era giovane, insieme a suo padre. Adesso suo figlio lavora con lui nel laboratorio. È una vera storia di famiglia. Che bello. Un'attività di famiglia, tramandata da una generazione all'altra. In Italia ci sono molte attività così, soprattutto i piccoli negozi nei quartieri. È qualcosa di molto speciale, no? Assolutamente! E Mario mi ha anche dato qualche consiglio utile per la mia bicicletta. Ha detto che è importante controllare la pressione delle ruote almeno una volta al mese e che è meglio portare la bici per una revisione generale una volta all'anno. Ottimi consigli! Ragazzi, avete preso nota? Revisione è un'altra parola utile. Vuol dire un controllo completo, come quando si porta la macchina dal meccanico. Si può fare una revisione della bici, della macchina, persino di un progetto di lavoro. Vero? Mario mi ha anche consigliato di comprare un kit di riparazione per le emergenze, un piccolo kit da mettere nello zaino quando vado in bici. Costa pochi euro e può salvarti in caso di emergenza. E cosa c'è in questo kit di emergenza? Sono curiosa e credo che anche i nostri ascoltatori lo siano. Mario mi ha spiegato tutto. In un kit base ci sono una piccola pompa tascabile, una o due camere d'aria di riserva della misura giusta e delle leve per togliere il copertone. Mario ha detto che con un po' di pratica si riesce a cambiare una camera d'aria in meno di 10 minuti. 10 minuti? Devo ammettere che io non saprei assolutamente da dove cominciare. Ragazzi, voi sapete cambiare una camera d'aria? Siete pratici con le riparazioni della bici? Ditecelo nei commenti. Anch'io non lo sapevo fare! Ma Mario è stato molto gentile. Mentre aspettavo, mi ha fatto vedere passo per passo come si fa. Ha usato una bici di esempio e mi ha mostrato come si smonta la ruota, come si toglie la camera d'aria vecchia, come si mette quella nuova e come si rimonta tutto. È fantastico, un servizio completo. Non solo ha riparato la bici, ma ha anche insegnato come fare. È un commerciante davvero speciale, questo Mario. Sì, e prima di andarmene ho comprato anche il kit di riparazione, ovviamente. Mario me ne ha mostrati di diversi tipi. Ho scelto uno di media qualità, non il più economico, ma nemmeno il più caro. Perfetto per le mie esigenze. Bravissimo! Sempre meglio essere preparati. Ragazzi, la parola esigenze è molto importante in italiano. Vuol dire bisogni, necessità. Potete dire le mie esigenze per parlare di quello di cui avete bisogno. È una parola che si usa spesso. Esatto. E quando sono uscito dal negozio, Mario mi ha salutato con un sorriso e ha detto: arrivederci e ricordi, se ha qualsiasi problema con la bici, siamo qui. Mi ha fatto davvero sentire un cliente di valore. Questo è il segreto dei piccoli negozi di qualità. Fanno sentire ogni cliente speciale,
non solo un numero. È qualcosa che i grandi supermercati difficilmente riescono a fare. Hai ragione. E sai cosa? Da quel giorno ho già consigliato il negozio di Mario a 2 miei colleghi che vanno anche loro al lavoro in bicicletta. Il passaparola è ancora il modo migliore per trovare i posti buoni. Assolutamente. Passaparola è una parola bellissima in italiano. Vuol dire che le informazioni passano di persona in persona, di bocca in bocca. È ancora il modo più efficace per scoprire i posti migliori nella tua città. E ragazzi, voi avete un negozio di biciclette di fiducia nella vostra città? O forse avete una storia divertente legata alla bicicletta? Raccontatecela nei commenti, siamo sempre felici di leggere le vostre esperienze. Sì, i commenti sono il posto dove la nostra comunità cresce. Ogni storia che condividete aiuta anche gli altri a imparare l'italiano in modo naturale e divertente. Quindi non siate timidi. E se state studiando italiano, ricordate che ascoltare conversazioni come questa è uno dei modi migliori per migliorare. Non preoccupatevi se non capite ogni singola parola. Il contesto vi aiuterà. Esattamente. L'importante è continuare ad ascoltare, continuare a praticare. Giorno dopo giorno, la lingua diventa sempre più familiare. Ed è così bello quando un giorno vi accorgete di capire quasi tutto. È un bellissimo momento quello, quando la lingua smette di essere un ostacolo e diventa uno strumento per comunicare, per conoscere nuove persone, per scoprire una cultura meravigliosa come quella italiana. Benissimo detto, Lucas. E adesso, prima di salutarci, facciamo un piccolo riepilogo delle parole utili di oggi. Ragazzi, prendete nota se volete. Ottima idea. Allora, le parole di oggi: ruota a terra, quando il pneumatico non ha aria; noleggiare, prendere qualcosa in affitto per un breve periodo; camera d'aria, la parte interna del pneumatico. E poi, revisione, un controllo completo. Regolazione, un piccolo aggiustamento. Esigenze, bisogni, necessità. Passaparola, quando le informazioni vanno di persona in persona. Perfetto! 7 parole nuove da portare con voi oggi. Provatele nella vostra vita quotidiana e vedrete che le ricorderete molto più facilmente. È stato un episodio meraviglioso oggi, vero? Grazie Lucas per questa storia divertente e per tutte le parole nuove che ci hai insegnato senza nemmeno accorgertene. Grazie a te Mia e grazie a tutti voi che ci ascoltate ogni settimana. Siete la ragione per cui continuiamo a fare questo podcast con tanto entusiasmo. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci aiuta tantissimo a continuare a creare contenuti per voi. E non dimenticate di scrivere nei commenti la vostra storia con le biciclette o semplicemente a dirci come sta andando il vostro studio dell'italiano. Vogliamo sentire da voi. Alla prossima puntata di Wow Podcast Italian. Continuate a studiare, continuate a sognare in italiano. Arrivederci a tutti. A presto!